e dopo il pranzetto ripartiamo. Charlie scalpita, è gasato perché c'è la strada tutta dritta, proprio un rettilineo. Guardate qua. E leggete qua, se si legge. È in arabo. E intorno solo il niente. E se non avete mai visto il niente, vuol dire che non avete mai visto nulla. No. Nulla cosmico. Siamo entrati nella provincia di Bostur, si chiama così la città prossima. Quanto manca, capo? Ancora 100 km del nulla più assoluto. Ancora 100 km, pensate. Non passa mai. E abbiamo visto delle persone che abitano qui, nel niente praticamente, con qualche abitazione isolata in muratura, qualcun altro con le tende, perché abbiamo visto anche delle tende in lontananza. Non sappiamo come possano resistere a queste temperature che già ora, essendo inverno, sono già alte perché il sole picchia forte, ma d'estate come faranno? E qui raggiungerà climi infuocati. E appunto, come vi dicevamo, le distanze fra l'ultima città che abbiamo lasciato, che poi è la Yun, e Bosdur, che è quella prossima, ci sono molti chilometri. Centinaia di chilometri. Intanto qui la costa, come avete visto, è bellissima. C'è un azzurro dell'oceano incredibile, ogni tanto si rompe questa monotonia del deserto, si intravede appunto questa costa frastagliata che è di un colore più chiaro, sembra sabbia più chiara e è meravigliosa, veramente bella. Di fatto non ci sono molte attrattive da vedere, ma a noi piaceva farla proprio per questo motivo, perché volevamo così perderci nel nulla, abituare l'occhio a queste distese sconfinate. Siamo abituati a tante cose, a una densità popolativa di edifici anche molto alta, e quindi quando andiamo in questi ambienti ci faceva piacere, perché molte persone ci hanno detto, molti viaggiatori, ma in quella zona non troverete nulla. Però secondo noi, insomma, è affascinante anche vedere questo nulla, come vi dicevo, no? Anche perché comunque per arrivare dove vogliamo arrivare dobbiamo passare per forza da questa strada. Sì, ma dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a Dakhla, ma ancora più giù di Dakhla vogliamo raggiungere il Tropico del Cancro, che è una meta per tanti viaggiatori, molto ambita. E per noi sarebbe anche la prima volta che potremo toccare questa linea immaginaria. E quindi siamo gasatissimi, amici, e voi potrete vedere con noi finalmente il Tropico del Cancro. Attraversiamo questa frazione che non so come si chiami perché era scritto in arabo. Troviamo di nuovo l'Atlas distributore. E qui troviamo una carovana di camper, tra l'altro a targa italiana. Ciao! Ciao! Ecco, questo è il nome del paesino. Tutto chiaro, no? Capita abbastanza spesso di trovare queste carovane di camper, magari sono viaggi organizzati, fanno appunto tutto il filotto di camper e quando si ferma uno si fermano tutti, magari si riposano, fanno il punto della situazione. Spesso le ritroviamo anche nei campeggi tutti insieme, di solito sono la stessa nazionalità. C'è anche un distributore, i distributori non mancano. I distributori veramente sì, quindi non abbiate timore di rimanere senza carburante e continuano i prezzi super vantaggiosi, anche questo 0,7,88, quindi la stessa cifra, gli stessi dirham a cui l'abbiamo messa noi. 73 centesimi di litro. Ve lo ripetiamo Yeah. fino alla nausea perché è strabiliante questa cosa, ragazzi.
è il minimo storico a cui l'abbiamo messa in tutta la nostra vita. Lo possiamo dire forte. ecco. Veramente 73 centesimi in nessuna nazione, ripetiamo, finora tranne il Marocco era la Georgia, ma ora imbattibile. Qui addirittura si vede una piccola oasi verde, ma piccola. Guardate l'ingresso trionfale nella città di Bojdour. Bello. Gli struzzi. Ci saranno mica gli struzzi qua. Ah, magari le uova. Ci attraversa uno struzzo, occhio, Qui il gasolio e la benzina sono cari, carissimi, tanto è che sono risaliti a 0,8.08. Guardate che casettine particolari. Ombra. Siamo all'ombra. Ombra. Dopo 714.000 chilometri al sole sparato. Mamma mia. Al sole sul parabrezza, Fede si è cotto. Wow. Guardate che cittadina, tutta caratteristica. Come le altre nel Marocco, tutto si svolge praticamente sulle vie centrali. I negozi hanno tutto apparecchiato fuori e noi stiamo raggiungendo il campeggio. C'è un credo unico campeggio qui e dobbiamo fare anche dei servizi per Charlie. Sì. E quindi la scelta ricade su questo campeggio. Qui in Marocco i campeggi costano molto poco, pensate dai 7 euro, non si arriva mai ai 10 euro per una notte, 2 persone e il van. Considerando che i parcheggi spesso esce fuori il parcheggiatore perché ti chiede 4 euro, ne paghi 5 e vai in campeggio. Sì, esatto, 5, anche pochi di più, ma comunque a quel punto abbiamo sempre il carico dell'acqua, gli scarichi, le grigie delle nere e quindi siamo a posto, insomma. E ciò nonostante siamo riusciti comunque a fare anche diverse volte la libera. Se non potete stare, viene la polizia, gentilmente vi bussa, ve lo dice e vi manda via, come è capitato a noi un paio di volte. Altrimenti fa solo un controllo, magari passano, non dicono nulla, quindi a quel punto si può rimanere. E lo intravediamo, mini moschea con mini minareto. Un mini minareto è bello. Ah, quello è il camping. Sì, sì, sì. Sembra vuoto. E poi questi camping spesso e volentieri sono appezzamenti di terreno recintati, insomma, o con il muro, appunto con una recinzione, la struttura centrale con i bagni e nada más, come direbbero in Spagna, quindi nient'altro. Però vanno più che bene, insomma. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. Bene ragazzi, siamo arrivati al campeggio Sara Line. I've packed my bags and Adesso andiamo a fare la registrazione. Charlie è già piazzato e resteremo qui per una notte. sun in the deep blue sea. Tanned and red, flat out on a beach bed. Ta-ta, guardate cosa abbiamo nel piatto, la pizza, la pizza! Tentativo di pizza. Tentativo di pizza con base già pronta, sperando che non ci tolgano la cittadinanza italiana, perciò. Ma dovete sapere che qui siamo in mezzo al nulla In mezzo al deserto del Sahara. e quindi è grasso che cola. Io preferisco la mozzarella che cola. È una mozzarella, chiamiamola così, sì. però sembrano più patate che mozzarella. Sì. Però ce la gustiamo tutta. Vai, Wow, che tira. che bella. Per ora metà e poi arriva quell'altra metà. Mangiata la pizza,
non so se vi siete accorti durante le riprese, ma ho la faccia un po' provata, ma non solo per la guida e per il sole di oggi, ma perché stamani, mentre cercavo delle cose in garage, ho spostato un po' di roba e ho urtato l'occhio in questo punto, e stamani lì per lì non gli ho dato importanza, però stasera È gonfio. ho visto che era parecchio rosso e gonfio, infatti non so se si vede, ma ho una bella lesione qui nell'occhio. Ho l'occhio rosso, mi sono fatto anche una foto per vedere, me la metto qui sopra, si vede proprio come se ci avessi un taglio, una lesione. Non sento un gran dolore, però mi sento un po' di gonfiore e purtroppo le farmacie qui sono tutte chiuse. Abbiamo guardato, ce ne sono diverse, però dobbiamo aspettare domattina. Abbiamo noi dei colliri, ma sono quelli rinfrescanti, quindi mi sono già dato 2 gocce di collirio e prima di andare a letto me ne darò un'altra, ma domani provo a vedere qui in farmacia se avessero un antibiotico o qualcosa. Ci vuole una cosa più specifica, perché questa comunque è un'abrasione, una lesione, sì. Quindi sicuramente un collirio antidolorifico o antibiotico, insomma, da valutare. Poi sicuramente tutto il sole, perché noi abbiamo viaggiato con il sole in faccia tutto il giorno, è stato abbastanza faticoso, poi il sole che rifletteva anche sull'asfalto, quindi un po' di affaticamento sicuramente mi ha fatto un po' Ma peggiorare è la rossissimo e ora c'hai tutti i capillari rotti praticamente, e tutto il sangue nella parte bianca dell'occhio. Vabbè, questa non ci voleva. Aspettiamo domani, perché... Ora domani vado in farmacia a sentire se hanno qualcosa, se mi danno un antibiotico. E alle brutte abbiamo la nostra assicurazione Imundo, che in questi casi altrimenti attiviamo, attiviamo la procedura e comunque ci facciamo visitare da un medico. Comunque gli ospedali qui ci sono e eventualmente insomma andiamo a sentire. Spero che non ce ne sia bisogno, perché insomma magari si risolve con un buon collirio, insomma. Ora... Tanto stanotte ci faccio una bella dormita, mi metto 2 gocce di collirio rinfrescante e vediamo domattina come siamo messi. Però la lesione non mi sembra una cosa passeggera, mi sembra bella importante. C'è stato il sangue ce n'è tanto, sì, quindi ora... però ti ripeto, io lì per lì stamani non gli ho dato importanza, ho sentito sì di aver urtato, ma non mi sembrava... È una cosa progressiva nella giornata, ce ne siamo accorti perché continuava a diventargli tutto rosso, quindi lì per lì niente di che. Una piccola venuzza rossa, però poi praticamente adesso c'ha l'occhio 3/4 pieno di sangue. Mi sembra che si veda. Sono anche tutto bello bruciato in faccia dal sole. Vabbè, ma quello non è un problema, cioè piano piano quello dormendo ti passa, la pelle si distende, il problema è l'occhio, insomma. Speriamo bene. Vediamo, domattina andiamo subito e poi vi aggiorniamo. Buongiorno! Ma buongiorno! Nuova giornata, anche oggi il sole che splende. Sole a catinelle, esatto. La situazione occhio stamani mi sembra un po' migliorata, però mi si è tutta arrossato tutta la parte bianca, si è un po' diffusa, diciamo. Sì, è un po' migliorato, sì. Quindi ora lasciamo il campeggio, andiamo ad attaccare il nostro adesivo insieme a quelli degli altri viaggiatori e poi vediamo se c'è la farmacia aperta, andiamo a sentire se hanno qualcosa. Facciamo un pit stop farmaceutico e poi proseguiamo verso Dakhla. Lasciamo anche il ricordo del nostro adesivo qui alla reception. Vediamo se qualcuno riconosce gli altri viaggiatori. Ciao ragazzi, ci sono sia i Viaggio col Ranger e i Romano en route e ora anche i Tickets for Life. Qui al campeggio Sahara Line siamo stati molto bene, vero? Ci sono anche i senza cap. Ah, questo non l'avevo visto. Maurizio e Marina. Questi sono la famiglia con il camion qui davanti e questa è la nostra destinazione. Esatto. Ma non del camper, del cancro, che è anche del camper, diciamo. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Shukran. Alla prossima, inshallah. Alla prossima. Ciao campeggino. Guardate che lungomare
strepitoso che abbiamo. Qui ci affacciamo sul mare, c'è anche la bassa marea. Salutiamo questa spiaggia sull'oceano, ma ci fermeremo a Dakhla su un'altra spiaggia sempre su questo oceano. Lasciato il campeggio, ci siamo fermati qui nella via centrale della città. Fede è uscito un attimo perché siamo di fronte alla farmacia. Qui le farmacie hanno la luna verde come insegna ed è andato a chiedere se avessero un collirio un po' sfiammante per l'occhio. Mannaggia, speriamo che ce l'abbiano disponibile e al momento vediamo che è aperta. Non sappiamo che tipo di farmaci possano avere. Ecco che torna Fede con un pacchettino in mano, quindi probabilmente è andata bene. Missione compiuta. Compiuta? Allora, mi ha dato Ah, vedi? questo qui per fare i lavaggi, 4 lavaggi al giorno per 7 giorni. Quindi è un liquido? Sì, un liquido per lavare, e questo invece è il collirio antibiotico 3 volte al giorno. Quindi faccio un lavaggio, collirio, lavaggio, collirio, lavaggio, collirio, lavaggio per una settimana. Ah, vedi? E sai quanto ho speso? 90 dirham, quindi meno 8 euro e qualcosa. 8 euro e qualcosa. Niente praticamente. Quindi molto buono. Cioè il collirio antibiotico da noi costa, tipo io l'ho pagato 20 e passa euro. Senza ricetta, senza niente. Ora questo qui non credo ci voglia la ricetta per un collirio Da noi il collirio potrebbe antibiotico essere sì, secondo noi sì. Ora non siamo medici e non lo possiamo dire con certezza, però insomma sugli 8 euro per due prodotti, insomma. Quindi ora facciamo un attimo, ci spostiamo da qui, mi faccio prima un lavaggio e poi... Sì, metterelo e poi subito, proseguiamo. vai. Vai. Ok. Che farone! Salutiamo la cittadina di Bujdur che ci ha ospitati con il campeggio. Stiamo passando sul lungomare, abbiamo visto dei bei giardini, palme molto verdi, sembra assurdo ma è così. Un faro altissimo, bandiere del Marocco ovunque, ci tengono molto ad esporre le bandiere del Marocco. E ora proseguiamo appunto, come vi dicevamo, verso Dakhla, ma prima facciamo il pit stop occhio. Sì. E questo che stiamo passando è l'ospedale. Lì c'era l'edificio del pronto soccorso. Fortunatamente non ce n'è stato bisogno, però al bisogno, anche in mezzo al deserto, c'è un'oasi, questa cittadina con il pronto soccorso, non gli manca nulla. È stato meglio così che non ci siamo andati, dai. Siamo ripartiti, mi sono messo tutti i colliri, tutto a posto. Ora ho anche l'occhio bello fresco, me lo sento proprio bene. E ci siamo fermati ora a lungostrada perché vogliamo farvi vedere l'immensità di questa spiaggia sull'oceano. Charlie parcheggiato in mezzo al nulla, ci aspettano almeno 4 ore di viaggio, circa 350 km, e quindi andiamo subito in marcia. Che meraviglia di spiaggia! Bellissima, bellissima, bellissima e selvaggia, non c'è anima viva, anche perché scendere là sotto, insomma, non è che sia proprio facile. Non c'è nemmeno uno stabilimento balneare, Niente, un ombrellone, 2, 3, niente. una sdraio, niente. Eccoci di nuovo qua. All'autogrill. All'autogrill. L'autogrill in mezzo al nulla. Questo è l'autogrill del deserto. Facciamo 2 passi anche per sgranchirsi un po' le gambe, perché ragazzi sono centinaia di chilometri, ogni tanto un po' di moto ci vuole. Nel mezzo al nulla. E vediamo un po' dove porta questa strada, questa terra dove porta. Io sono verso il mare, voi che dite? Vediamo, Meglio l'oceano. andiamo a vedere se si riesce a vedere l'oceano.
Nel frattempo qua all'autogrill veramente c'è un baldacchino che vende in casa, forse un piccolo bar, 3 o 4 camionisti che fanno i loro discorsi e un autobus di turisti che si sono fermati anche loro. È un po' diverso, girati così. Sì, un autobus di turisti che si sono fermati a sgranchirsi le gambe anche loro. E poi la guida l'ha richiamati tutti col fischietto. Erano sparpagliati da tutte le parti, col fischietto l'ha richiamati tutti a bordo. Guardate il nulla, il nulla. E guardate Ciarlino com'è lontano. Vicino. Abbiamo voluto provare l'ebbrezza di camminare in mezzo al nulla più totale, in mezzo al deserto. Qui non c'è veramente niente. Potreste camminare per ore. Diciamola tutta, ci volevamo sgranchire le gambine perché qui i chilometri, ragazzi, si accumulano come una bellezza. Questa strada dritta, lunga, veramente ci ricorda i film americani, quelli nei parchi, ne parliamo spesso, no? Noi ancora non li abbiamo visti, ma ci piacerebbe vederli. E questo territorio così desolato, strada dritta, chilometri e chilometri, ce li ricorda tanto. Questo che è un passaggio di cammello, potrebbe essere di dromedario anzi. Non sono le biglie No, per giocare sulla spiaggia, niente biglie. io non l'ho mai vista quella di dromedario come è fatta, quindi se voi la conoscete diteci se quella è quella di dromedario. Comunque ecco, appunto, Anche qui ce n'è altra. sono palline da giocare sulla sabbia. No. Ciarlino, non ti senti solo? Ma poi con questo cielo azzurro, ragazzi, ma ne vogliamo parlare? C'è un'aria limpida, limpida. Stamani zero nuvole, stamani insomma è pranzo, quindi non tanto stamani, oggi E, solo laggiù questi nuvoli. e non vi diciamo la notte che cieli che ci sono qui. Ci sono le stelle le toccate con un dito. Ma noi prettamente dormiamo, la notte. Lasciamo l'autogrill, vedete c'è anche il corriere Ozone Express, fortissimo. E tutti i Defender. E saltiamo alla volta di Dakhla, ma mancano ancora, sentiamo la regia, Quasi 3 ore. ecco, per la lunghezza di chilometri, 230 km. ah, capito te, il signorino qui alla mia sinistra, il signorino Fede, è un po' testardino, perché dopo questo piccolo incidente all'occhio gli ho detto: guido io, riposati, ti ho messo adesso il collirio, stai di qua un attimo con gli occhi chiusi, ti rilassi, niente da fare, lui vuole il controllo di Charlie, non ce la farebbe, se no come scuola guida frenerebbe dall'altra parte, vero? Vuoi guidare? Non mi vuole far guidare, ora lo dice perché ho la GoPro accesa. No, ti faccio guidare. Birbante. Ha vinto lei, alla fine. Volevi guidare in Africa, bastava me lo dicessi e io ti passavo il volante. Comunque per chi dice, ma Marta non guida mai, come no? Eccola qui. Guido a mo' di Croce Rossina, guido l'ambulanza, guido, guarda, la situazione, occhio pio. Effettivamente dà un po' fastidio il fatto che, che abbiamo sempre il sole sul parabrezza, il sole molto caldo. Considerate che sono sui 25 gradi, e il sole scalda molto. E quindi vabbè, guidiamo entrambi con gli occhiali da sole, però insomma quando hai l'occhio poco funzionale può dar noia questo riverbero, insomma. Mi guido volentieri, dai, cioè, normalmente gli piace a Fede guidare e io non insisto, però quando c'è bisogno guido anch'io. Allora vai su Charlie. Che bellissimo.
le dune, ogni tanto arriva qualche duna del deserto. Bucano da nulla. So keep on singing to those who listen, 'cause you can't make it on your own. Time goes slowly, world gets lonely. C'è un'invasione di cavallette. Ma no, ma secondo me sono farfalle. Farfalle, sembravano cavallette. C'è stata una folata. C'è stato un attimo uno sciame di cavallette, sembravano cavallette, Che? Va a sapere. Sister and brother, 'cause you only got one ride. I heard the falling rain this evening, and it put me in a dream. And I got that old time. Ragazzi, i dromedari! Ciao belli! E dopo i dromedari, il berbero che porta in giro le caprette, tutte caprette È nere. il Peter della situazione. Vedi? No. Improvvisamente è cambiato il paesaggio, era tutto piatto, ora sono sbucate queste formazioni sabbiose, rocciose, molto friabili. Vediamo se incontriamo qualche altro dromedario. Bellissimo, è bellissimo questo ambiente, è surreale ma è bellissimo. Lo so, l'abbiamo già detto, ma lo ridiremo ancora una volta, è meraviglioso. Cambia in continuazione tra l'altro, uno dice deserto, piatto, no, a volte ci sono dune di sabbia, a volte ci sono queste formazioni rocciose, è incredibile, c'è un tratto di costa bellissimo con queste falesie a picco sull'oceano, Spettacolo. veramente una roba incredibile. Questa è una piccola frazione, ma veramente piccola, diremmo quasi in costruzione. La moscheina c'è col piccolo minareto e si chiama Lacra. È praticamente un avamposto, cos'è? Un baluardo in mezzo al deserto fra Bojdur, la città che abbiamo lasciato stamattina, e Dakhla, che speriamo di raggiungere presto. Ma Ancora 150 km, è lunga. Lo volevate il sud? Bisogna guadagnarsi. C'è da guadagnarselo. Ultimi 50 km. È ricambiato il paesaggio, ogni tanto c'è qualche piccola oasi con un po' di verde, ma molto raramente le troviamo, e dovremo arrivare circa un'ora prima del tramonto in un posto famosissimo per tutti i viaggiatori, come vi abbiamo già detto. Ragazzi, il paesaggio è cambiato ancora una volta. Adesso le dune costeggiano la strada.
che è una roba incredibile. Adesso vi faccio vedere un colore ancora diverso. Mancano pochissimi chilometri e poi siamo al famoso, tra i viaggiatori è famoso, parcheggio PK25, che accoglie proprio tutti coloro che o transitano fino alla Mauritania o comunque vogliono visitare queste zone così surreali. La sabbia della sabbia. La strada. Oh, che colore. Guarda che laguna, eccoci, ci siamo quasi. Ecco la laguna, ragazzi. Ora poi vi spieghiamo bene com'è la morfologia qui della zona. Dakhla praticamente è una bolla di tutto in mezzo al deserto: hotel, residence, sport acquatici, tanto turismo, escursioni, quindi potete fare di tutto e di più. Guardate, è singolare questo residence. Sì. Ed eccoci al famoso PK25. Guardate che popolazione su ruote che c'è qua, di tutte le nazioni, con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Sei felice di essere arrivato qua? Mucho felice. Allora ragazzi, se volete sapere di più sul PK25 e sapere le nostre prossime mete, perché ci saranno altre mete, perché vi spoileriamo che non siamo ancora al sud dove vogliamo arrivare, al nostro punto estremo, quindi ci saranno ancora tante altre avventure. Rimanete sintonizzati sul canale dei tickets. Intanto Fede cerca un posto dove andare. Noi vi salutiamo qua e ci sistemiamo, e al prossimo video vedrete tantissimo sul Marocco e sul Sahara occidentale. Un like e un'iscrizione al canale per chi non fosse già iscritto è molto gradita. E anche un bel like a fine video. Ciao ragazzi, Ciao, grazie, ciao. ciao. Tanto cerco posto.